Ciao a tutti, inauguriamo una nuova serie di video, questa volta in collaborazione con le maestre Aria e Pentolina, per mettere insieme un po' i rebus e le lezioni di italiano. Se sei qui solo per il rebus, salta tutto e vai in fondo al video per giocare. Non troppo in fondo se non vuoi scoprire subito la soluzione. Se sei qui perché stai studiando l'italiano e hai già una conoscenza base, puoi migliorarlo anche con i rebus. Perché il gioco dei rebus si basa sulla composizione e scomposizione di parole per creare altre nuove parole. Oggi vediamo un esempio partendo dalla parola lato. Cerchiamo parole che la contengono e vediamo come rappresentarle in un rebus. Usiamo per lo scopo il lato di questo triangolo disegnato alla lavagna per iniziare a comporre. Alato, aggettivo, fornito di ali. Malato, aggettivo, che sta male di salute, che è colpito da malattia. Ma è usato anche come sostantivo, il malato della stanza numero 3. Salato, aggettivo, che contiene sale, ma significa anche troppo caro, ad esempio un conto salato. Pelato, aggettivo, senza capelli, calvo. Palato, nome, è la parte superiore della bocca. Velato, aggettivo, coperto da un velo. Spesso usato in modo figurato. Oggi il cielo è velato, cioè è coperto da nubi sottili. Celato, aggettivo, non usato spesso nella lingua parlata, significa nascosto. Belato, nome, è il verso della pecora. Gelato, nome ma anche aggettivo. Come nome indica il dolce, come aggettivo significa ghiacciato o molto freddo. Ed ecco come da una parola nei rebus ne possiamo ottenere altre 9 e con 11 significati diversi, per provare a costruire magari una parte di un rebus. Ma visto che abbiamo parlato di nomi e aggettivi, passo la parola alle maestre per un ripasso veloce di grammatica italiana. Sì, eccoci. Il nome o sostantivo è la parola che indica una persona, un animale, una cosa, un luogo o un sentimento. I nomi in italiano hanno un genere e un numero. Il genere può essere maschile o femminile. Per gli esseri animati, cioè persone e animali, il genere grammaticale è determinato dal loro sesso, il gatto, la gatta, il nonno, la nonna. Per gli oggetti inanimati, i luoghi o gli stati d'animo non c'è una regola. Il genere è convenzionale. Dovete, cioè, impararlo così com'è. Il nome, abbiamo detto, cambia anche in base al numero, che può essere singolare, uno, o plurale, tanti. Il gelato, i gelati. Quindi anche il numero, non solo il genere, ci serve per sapere qual è l'articolo corretto da usare. Ora vediamo qualche indicazione per capire se un nome è femminile o maschile. In generale possiamo dire che molti, ma non tutti, i nomi che finiscono con A sono femminili. Molti, ma non tutti, i nomi che finiscono con O sono maschili. In italiano spesso sono femminili i nomi di frutti, la pera, la pesca, la banana. I nomi di città, stati, isole, la Spagna, la Corsica. Nomi di scienze e discipline, la biologia, la matematica, la medicina. In italiano invece sono spesso maschili i nomi di alberi, il pino, il salice, il faggio, i nomi di metalli, il rame, il bronzo, i mesi e i giorni della settimana, i nomi di mari, monti, laghi, fiumi, il Po, il Monte Rosa, il Mediterraneo. Le altre parole che avete visto oggi si chiamano aggettivi qualificativi.
Un aggettivo qualificativo è una parola che descrive un nome, indicando una qualità. L'aggettivo qualificativo risponde cioè alla domanda com'è? Anche l'aggettivo deve concordare in genere e numero con il nome a cui si riferisce. Avremo quindi un piatto salato, acqua gelata, uomini pelati, piante malate. Ed ecco come sarebbe il nostro rebus per indicarci non uno ma più lati e quindi formare nomi e aggettivi maschili plurali, con le 2 lettere posizionate ognuna su un lato per indicarci P e lati. Attenzione che pelati in italiano non sono solo questi ma anche i pomodori pelati. Vediamo subito l'applicazione in un rebus di Pierre. Il sostantivo lato qui è rappresentato in un modo diverso, come lato di un biglietto del lotto. Se non sai cos'è e perché lo trovi spesso nei rebus, puoi guardare il video della nostra palestra di rebus. Questa giocata di 3 numeri si chiama terno. L'asterisco è posto sopra uno dei 3 numeri, quindi ci sta indicando il 20, che nei rebus scriviamo in lettere. Vediamo come siamo messi finora. Con le 4 di lato e il nostro 20 sembra che venga già la seconda parola di 9 lettere, ventilato. Ora nella prima, su 7 lettere, ne abbiamo 5, terno. L'asterisco quindi, oltre a indicarci il 20, ci vuole per forza dire ancora qualcosa. Avendo solo 2 lettere rimaste a disposizione, capiamo che ci sta indicando dove si trova il 20. Interno 20. Ed ecco la nostra soluzione, interno ventilato. Interno è un aggettivo ma anche sostantivo, come in questo caso. Un interno significa un ambiente chiuso di un edificio e ventilato qui è il suo aggettivo. Se sei confuso perché non sai bene come funzionano i rebus, segui anche il nostro corso per solutori. Alla prossima lezione per trovare e imparare nuove parole e regole grammaticali dell'italiano. Ciao!